Ciao ragazze, bentornate sul canale. Allora, oggi scusate la mano tutta graffiata, ma con i mici ogni volta è così. Oggi parliamo di Pandora e di un test che ho fatto per voi tutta quest'estate. Quindi, appositamente per voi, perché la domanda che ultimamente, praticamente 2 anni a questa parte, mi fate sempre, quindi non è ultimamente, ma insomma mi state spingendo un po' anche in privato ultimamente su sta cosa, è il Pandora Rose dura, non dura, si rovina, si toglie, si graffia, lo dobbiamo buttare, non dura niente, oppure no? Bene, io che cosa ho fatto? Quest'estate, all'inizio di quest'estate, ho indossato per tutta l'estate, un braccialetto sottile, delicato, molto così femminile, in Pandora Rose, tutto il tempo, mai tolto. E ho indossato anche altri bracciali, così possiamo testare con una chiusura un po' particolare, così possiamo testarla la chiusura in virtù del fatto che non li ho mai tolti, in virtù del fatto che ci faccio la doccia, ci faccio le pulizie a casa, ci faccio ballo, ci faccio ginnastica, quindi anche con il sudore. Vi dico tutto, i pro e i contro. Allora, in quest'ultimo periodo invece sto indossando un Pandora tutto arcobalenoso che avevo già indossato però all'inizio di quest'estate, che mi piace tantissimo e che vorrei anche completare con qualche altro pendentino carino, che è questo qua, eccolo qui, è quello tutto arcobaleno, vi ricordate? Molto 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 grazioso, è tutto colorato, è un bracciale tutto colorato e lo sto indossando oramai insomma da un pochino, ma l'ho ripreso perché l'avevo indossato già all'inizio, mi sembra di giugno, più o meno, non ricordo, luglio, non mi ricordo, per qualche settimana. Poi l'ho posato, ho indossato altro e niente. Diciamo che i bracciali questi qui tendono comunque un pochino a brunirsi, ma niente di particolare, nel senso che si possono tranquillamente lucidare, lavare con acqua e sapone neutro, asciugare bene poi con un panno in microfibra e nell'interno magari andarci con un cotton fioc per asciugare tutta l'acqua e ritornano belli brillanti come prima. Se non siamo convinti della loro luminosità si può tranquillamente passare un pannetto di quelli proprio specifici per l'argento. Pandora ne dà in dotazione o comunque ci sono anche ai supermercati, ce ne sono di convenienti e di anche molto validi e tutto torna luminosissimo perché all'interno contiene un pochino di argento che poi alla fine si deposita direttamente sull'argento del charm. Bene, detto ciò, io passerei alla prova a vedere com'è andata. Eccolo qua. Oh, vabbè, l'avete visto in tanti video, quindi non mi soffermo. Sapete che ci sono stati, sapete che stavano sempre qui sul polso a darmi noia. No, scherzo, non si sentono per niente. Allora, quali bracciali sto indossando da diversi mesi? Oddio, balliamo sempre e comunque. Da diversi mesi a questa parte sto indossando i bracciali, quelli con le chiusure sali e scendi, il gommino all'interno che molti di voi mi chiedono, ma questo gommino si rovina e adesso ne parliamo. Poi sto indossando un bellissimo, dico adesso lo stacco perché un bellissimo bracciale, come potete vedere, in Pandora Rose, che adesso gentilmente la segretaria mi aiuta a togliere, così vi faccio vedere, vi do anche insomma spunto in tal senso se acquistarlo o meno, vi faccio vedere da vicino, grazie segretaria, poi se riesce a togliermi, allargarmi anche gli altri così li faccio vedere. Vabbè. Con le unghiette, ok, Con le unghione. le unghioni. Intanto ve lo faccio vedere qui, vai, vai, intanto allarga poco poco, uno, brava, allarga gli altri, due, sta allargando tutti i sali e scendi, i bracciali sali e scendi che avevo. Dai, dai che ce la fai, dai che ce la fai, bravissima. Ok. L'abbiamo, vedete le righe? Li abbiamo allargati tutti, adesso cerchiamo di toglierli, così vi mostro il tutto. E finalmente abbiamo un test
vero, reale, sulle reali condizioni di questi bracciali, portati, vi ripeto, costantemente notte e giorno, doccia, pulizie, via dicendo, sudore, ballo, ginnastica perché faccio sia uno che l'altro. Insomma, devo dire i pro e i contro di questi bracciali. Ecco qua l'ultimo. Te pareva che questo mannaggia non si toglie più stretto. Chissà se ci riuscirò mai. Ecco, grazie. Me lo devi leggere perché sennò si stacca, perché sono delicati e questo è uno dei contro. Qui, fallo arrivare fino alla fine. Dai, brava. Si sta impegnando, eh? Bravissima. Vediamo un po' se ci riusciamo, vediamo se ci riusciamo. Maria. Allora, ecco qua. Oh, iniziamo dai saliscendi. Quindi li abbiamo tutti qui, li vedete, no? Adesso andiamo nel dettaglio. Iniziamo dai saliscendi con i pro e i contro. Allora, il pro di questi bracciali è che una volta indossati non li vedi, non li senti, veramente, non li vedi, non li senti, ma danno sempre, come potete vedere anche dal video, luminosità. Sempre, io aspetta, ci metto questo cosino nero sotto, così lo vediamo meglio. Eccolo qua. Sono rimasti pressoché intatti. L'anellino è delicato ma non eccessivamente, anche il cordoncino, vedete come è fatto? È delicato ma non eccessivamente. Questo è il silicone che dopo mesi, e dico mesi, insomma di usura, perché comunque l'ho utilizzato, è rimasto sempre molto 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 fermo, ecco. Il, il bracciale in sé per sé non si è rovinato, brunito, stranito nella parte dove appunto c'era il silicone, tutt'altro è rimasto lucidissimo, eccolo qui, questo promosso. Quindi questo discorso promosso. Vediamo l'altro. Questo è un bracciale che stava in saldo un po' di tempo fa, mi era scappato, poi l'ho perso, poi l'ho riacquistato, poi ne ho riacquistato un altro da Fabbia. Vabbè, diciamo un po' di giri abbiamo fatto, quindi ne ho due. Uno lo porto al polso fino ad oggi, avete visto, l'ho portato fino ad oggi, e l'altro invece è ancora lì in tonso, perché non sapevo che fine facesse, quindi onde evitare che magari non lo riuscissi poi a ritrovare, siccome mi piace tantissimo, l'ho voluto tenere fermo lì, che comunque utilizzerò. Allora, cosa dire di questo bracciale? Stesso discorso, catenella molto simile, se non uguale, vediamo un po'. Allora, no, non è uguale perché quella dell'altro è più piccolina, ha un diametro, questa qui più piccola, questa è una catena più grande, vedete, più spessa, lo si vede penso anche ad occhio nudo, quindi ok, è un pochino più resistente in tal senso, ma il cerchietto qui, la laghiera, si è un pochino piegata, forse dato dal fatto che questi elementi rigidi non fanno molto gioco rispetto, diciamo, a elementi così un pochino più morbidi. Ecco, questo è l'argento non, sì, sì, sicuramente si vede che è usato, ma questo come altri basta pulirlo e torna nuovo. L'elemento non si è per niente rovinato, guardatelo, perfetto, perfetto. Vediamo un pochino qui il silicone. Il silicone, eccolo qua, questo scorre un po' di più, perché probabilmente, vediamo un attimo se si vede, no, la sfera è identica, sì. Probabilmente, vedete, questo è molto più duro, questo scorre moltissimo. Probabilmente il gommino all'interno è più, vedete, guardate, si vede dentro, si vede la luminosità che così non riesco a farla vedere, vediamo un po'. Eccolo, ora lo si vede bene. Quindi c'è meno gommino, vedete? Il gommino è veramente molto 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 poco, mentre qui è tutto gommino, guardate. Eh sì.
e quindi diciamo che questo rimane un pochino più sicuro, ma anche un po' più difficile da togliere e inserire poi. L'altro, che è uguale al primo che vi ho fatto vedere, ecco qui cambia la misura e qui altra nota dolente. Vabbè, vi voglio far vedere poi lo stesso discorso del tutto a posto per quanto riguarda il resto. Vediamo qui la chiusura quanto scorre. Qui scorre un po' di più, in effetti, guardate, il gommino è leggermente più usurato, vedete? Ma leggermente, tant'è, non scorre come l'altro, però scorre un pochino di più. L'altro è un po' più resistente. E, che dire? Allora, quello che vi volevo dire per quanto riguarda la misura, è importantissimo quando si acquistano questi tipi di bracciali prendere la misura giusta, perché una misura troppo grande rischiate che e avete magari un polso piccolo, che la parte diciamo finale sia troppo pronunciata e si possa impigliare. Ecco, vedete. Mentre una misura piccola tende ad avere la parte diciamo che fuoriesce dalla pallina più piccolina, non dà fastidio e nello stesso tempo lo si può tranquillamente indossare senza avere nessun tipo di rognetta. Il problema dove sta? Quando poi lo si toglie, perché se avete magari la mano gonfia, come mi è successo adesso a me, nel toglierlo si può rovinare qui in questi punti o addirittura si possono rovinare le intersezioni qua fra gli elementi. Quindi bisogna stare un pochino attenti e prendere la giusta misura che passa per il polso. È importantissima questa cosa, importantissima. E poi che vi volevo far vedere? Oh, il test per eccellenza. Pandora Rose. Allora, questo lo abbiamo già visto come bracciale, un bracciale molto molto carino, e è in rosso appunto, è tutto verde, alla parte centrale con questo cristallo verde un pochino più grande e poi ha questi cristalli di due dimensioni, più piccolino e un po' più grande, che si alternano per tutto il bracciale. Nella parte finale c'è questa una, due, tre posizioni. Io la indosso nella terza posizione perché per la mia dimensione di polso è giusta la terza, come avete visto anche da tanti video che vi ho fatto già vedere, e è abbastanza resistente. Nella parte finale contiene un ciondolino fatto appunto con lo stesso cristallo verde del bracciale. Di qua la chiusura è fatta in questo modo, quindi un moschettone semplice ma abbastanza resistente, vedete? Si apre bene, è abbastanza resistente, abbastanza sicuro. Nella parte retro, diciamo, del bracciale, che cosa vediamo? Vediamo che l'incastonatura fatta in questo modo a colletto determina una protezione, diciamo, della parte appuntita del cristallo e lo fa apparire sempre luminosissimo, come potete vedere, perché passa tutta la luce. Qui c'è questa cosa che esce fuori che non ho capito molto. Ah, sì, ecco. Allora, una nota dolente di questo bracciale è che le griffe sono ferme, ma non eccessivamente ferme, quindi si può perdere il cristallo. In questo caso bisogna tornare in negozio con la garanzia e farselo cambiare. Qui si è alzata, come potete vedere, anzi adesso la faccio vedere un pochino più nel dettaglio. Ecco qua, fortuna che ci siamo accorti, quindi guardate sempre bene queste cose. Vedete? Qui si è alzata la linguetta, la griffe, che andrebbe a sostenere la pietra. Quindi dopo piano piano con una pinzetta la rimetto in posizione. Bisogna sempre fare molta attenzione. Queste altre sono abbastanza in posizione. Vediamo quella centrale essendo più diciamo più cicciottelle, le griffe rimangono in posizione. Quella era molto molto sottile, ecco qua. No, è solamente capitato lì, ma dopo mesi di utilizzo, strautilizzo insieme ad altri bracciali, il minimo che succede può essere questo, insomma, voglio dire, no? Quindi ben venga, promossissimo. Ora parliamo del colore. Il colore
ecco qui innanzitutto il, come potete vedere, Matte Ale 2, il colore non ha perso nulla, vedete, è rimasto rose. Sicuramente è un pochino, un pelino più morbido come colore, più, no spento, però più, sì, morbido, più delicato rispetto a quando lo si acquista, questo sì, ma che abbia perso il suo colore, no, assolutamente no. Non so se si riesce a vedere bene dalle telecamere, però lo vedete? Non ha perso niente. Quindi test passato, promossissimo, e chi aveva dei dubbi sul Pandora Rose a questo punto può tranquillamente declinarli, perché dopo questa prova di mesi di indosso in tutte le occasioni, senza mai toglierlo, devo dire che la sua riuscita è stata veramente eccellente. Io promossissimo, tutti i Pandora Rose che ho fino ad ora utilizzati sono andati sempre con questo risultato qui. Ho utilizzato anche la collana, come sapete, quella lì che poi alla fine ci ho messo sotto il cuoricino, quello rosa che mi piace tanto. E adesso è uscito anche il gattino in rosa con la nuova collezione e sicuramente, chissà se ce l'ho qua, no, e sicuramente lo indosserò in quella collana che mi piace da morire, a posto del cuoricino, comunque lo alterno. Ho degli anelli in rosa, non hanno fatto una piega, ho gli orecchini che lì sono rimasti, rose promosso. Adesso vedremo con un prossimo test che io già avevo in mente di fare, ma che in parte ho già fatto precedentemente, ancora prima di questo, con il gold, cioè con il Pandora Shine, ecco, non mi veniva il termine. Vi anticipo già che ha delle differenze riguardo al rose, ma non è quelle differenze che ti dicono no, non lo vogliamo più, ma ci sono più differenze, quello sicuramente. Ora vi saluto, vi lascio appunto, vedete, vi lascio alla visione, guardate anche il moschettone non ha fatto una piega, perfetto, è soltanto leggermente più morbido il colore, non acceso acceso, ma non si è proprio scalfito di niente, bellissimo, bellissimo risultato, complimenti. Io avevo timore di questo test, devo dire la verità, però sapete che vi devo dire sempre le cose come stanno, nel bene o nel male, perché a me piace molto Pandora, ma cioè, anche loro possono fare delle gaffe, hanno fatto già precedentemente, sapete anche che io sono spietata in tal senso. Avete visto anche Controlbits, quando c'è stato il problema della chiusura non mi sono tirata indietro a denunciare il fatto, e qui sui video lo potete tranquillamente andare a vedere, è un video che parla delle chiusure, quelle fatte male, detta fra noi, però insomma nulla toglie alla bellezza veramente e al test superato di questi bracciali. Io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video e un bacione grande grande. Ciao ragazze!